Cari amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video, nuovo appuntamento con la Lure Maniac, la rubrica realizzata per il web dedicata agli appassionati, anche un po' ai malati, ai maniaci delle esche artificiali. Nel video di oggi vi faccio conoscere l'overdrive di Daiwa nelle versioni 120 mm e 80 mm. Capiamo un po' quali sono le caratteristiche principali di questa esca artificiale molto innovativa e nel corso del video vediamo insieme anche un test sulla distanza di lancio raggiunta, sulle specifiche del tipo di recupero, del nuoto di questa esca artificiale. Questo video è stato realizzato con la collaborazione dello shop topwater.it. Ringrazio Giacomo per la sua disponibilità, vi lascio tutti i link in descrizione per visitare il sito ufficiale. Mettetevi comodi che partiamo dopo la sigla, andiamo! Come sempre in questo video ci faremo accompagnare da un documento di riepilogo per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Come ho detto, parliamo di questa esca artificiale, facciamo una piccola introduzione con poi a seguire la scheda tecnica, la descrizione. Nella parte centrale del video facciamo un'introduzione in merito alle caratteristiche principali, poi seguirà il test di lancio e del nuoto. Nella parte conclusiva faremo le nostre valutazioni in merito a questo nostro test relativo all'overdrive di casa Daiwa che abbiamo provato nelle versioni 120 mm e 80. Partiamo con la scheda tecnica, misura 80 e 120. La tipologia di questa esca artificiale la possiamo collocare in diverse aree di competenza. Sicuramente è un pencil bite, quindi un'esca affusolata, che però ecco, ha delle caratteristiche comuni a quelle del lipless, però non la possiamo chiamare lipless perché nonostante non abbia la paletta di testa, è presente una letta ed è questa un po' la caratteristica principale, almeno esteticamente, di quest'esca artificiale, davvero innovativa nel suo genere. Abbiamo visto qualcosa di molto simile nel Waxwing di casa Shimano, ecco, però in questo caso la paletta ha forme e dimensioni molto diverse. Inoltre anche l'interno di quest'esca artificiale presenta delle novità e delle performance molto particolari che poi scopriamo insieme nel dettaglio in seguito. È disponibile in 8 colorazioni, l'80 mm, quindi l'esca di 80 mm ha un peso di 32 grammi, mentre si arriva a 45 per quella da 120, quindi diciamo che è un'esca per la sua compattezza che ha un peso molto interessante, anche elevato, possiamo dirlo. Nella versione di 80 mm sono presenti 2 ancorette della misura 6, mentre nella misura 120 mm ci sono 3 ancorette della misura 4. L'azione è tipicamente sinking, quindi una volta lanciata l'esca artificiale in acqua, se noi la lasciamo lei affonda e va a nuotare nella fascia di profondità a cui vogliamo far svolgere l'azione di recupero. Non è presente rattling interno, per cui possiamo definire quest'esca artificiale no sound, silent. Il tipo di bilanciamento interno è a pesi fissi, è dotata di armatura passante e come profondità di nuoto, ecco, dipende un po' dalla fascia d'acqua che vogliamo sondare con questa esca artificiale. Passiamo adesso alla descrizione di quest'esca, la leggiamo così come ci è stata indicata anche sul web della pagina ufficiale Daiwa. L'overdrive è un pencil bait estremamente versatile, progettato per raggiungere lunghe distanze e attrarre predatori anche nelle condizioni più difficili. È arricchito con la tecnologia Laser Impact, questa genera riflessi multidirezionali che imitano il pesce foraggio come sardine,
creando un effetto intermittente che risulta essere irresistibile per i pesci. Grazie alla forma innovativa, quest'esca si adatta perfettamente a tecniche diverse di recupero, sia quello veloce che quello lento. Indipendentemente dall'orario e dalle condizioni di luce, l'overdrive assicura massima visibilità e un'attrazione irresistibile anche per pesci più apatici. Queste sono delle cose che dicono un po' in genere, però vi assicuro che su quest'esca artificiale davvero c'è uno studio di questo dettaglio molto approfondito. Per quanto riguarda resistenza e affidabilità, le versioni 95 e 120 sono equipaggiate con filo passante da 1,2 mm che scende a 1 mm nella versione da 80 mm di lunghezza. Quali sono le caratteristiche principali di questa esca artificiale? La tecnologia laser impact, che è capace di produrre riflessi multidirezionali per un'attrazione senza eguali, doppia azione di nuoto, a oscillazione ampia con recupero lento e rollio irregolare invece con recupero veloce. Poi vediamo insieme questi dettagli quando parleremo della tecnica di recupero e il nuoto a seconda delle diverse tecniche. Un'altra caratteristica principale è la massima visibilità, infatti è efficace, risulta essere efficace in qualsiasi condizione di luce, sia di giorno che di notte. È dotata di armatura passante, come dicevamo, per una grande resistenza verso predatori di mole importante. Passiamo alla prossima scheda, parliamo un po' delle caratteristiche relative ad un utilizzo reale durante il test in pesca. Personalmente la reputo ideale per le condizioni di mare calmo o poco mosso, tuttavia ci sono sul web dei video in cui viene utilizzata anche con una certa efficacia nelle condizioni anche un po' più estreme, con mare mosso e molto mosso. Per quanto riguarda il meteo, io penso che sia ideale un po' a tutte le condizioni, anche con il vento frontale. È un'esca che grazie alla sua forma aerodinamica, il bilanciamento interno, l'assenza di paletta, ci permette dei lanci davvero fuori dalla norma ed è una delle caratteristiche secondo me più importanti. Per quanto riguarda gli spot, penso sia ideale sia per raggiungere grosse distanze, se stiamo pescando nelle foci, dalla spiaggia, nei porti, quindi si adatta un po' a tutte quelle che sono le condizioni meteo marine e di spot in cui noi la utilizzeremo, e secondo me è dedicata principalmente a predatori come il pesce serra o i tunnidi, nonostante sia un'esca che tra le sue caratteristiche credo sia ideale anche per altre tipologie di prede, come ad esempio la spigola o il barracuda. Però ecco, per la mia personale prova in pesca ho visto che si adatta bene a recuperi veloci, per cui ecco, scarterei per una conseguenza pesci tipicamente più lenti come ad esempio la spigola o il barracuda, ma tuttavia in determinate condizioni penso possa essere comunque utilizzata per la stragrande maggioranza dei predatori con cui possiamo confrontarci nelle nostre battute di pesca. Riguardo l'attività, io penso sia un'esca ideale per l'attività predatoria già in essere, ovvero quando vediamo cacciate a pelo d'acqua, quando dobbiamo stimolare predatori che sono già in attività, penso sia un'esca che ci permette di affrontare questa situazione. Tuttavia, anche regolandoci con la diminuzione della velocità del nostro recupero, vediamo che il rolling di questa esca, soprattutto la coda, aumenta e quindi ecco, possiamo considerarla anche per quanto riguarda un'attività bassa dell'attività predatoria. Per quanto riguarda l'attrezzatura, come dicevo prima, penso sia ideale orientarci verso canne e mulinelli dedicate allo spinning medio pesante per sfruttare al massimo questa esca.
Il lancio è una delle caratteristiche principali di questa esca artificiale, si lancia lontanissimo davvero con poco sforzo, è sicuramente superiore alla media se paragonate a esche di simile fascia. È dotata di un'armatura interna e di una pesistica interna fissa, il che ci assicura anche una risposta eccellente verso predatori di grossa mole. Infatti possiamo utilizzarla anche con sicurezza verso i grossi serra, le lecce amia e soprattutto i tunnidi, soprattutto nella pesca offshore, quindi dalla barca. Per quanto riguarda il nuoto, questa tipologia di esche reagisce molto bene a quello che è un recupero lineare. Secondo me non è necessario imporre tante gercate, variazioni di velocità oppure twitchate. Secondo me questa è un'esca che dà il meglio di sé con un recupero costante a media velocità, così come nella alta o nella bassa velocità. Quindi un'esca un po' adatta a tutti, soprattutto a chi da poco si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi a queste tecniche di pesca. Non è molto pratico delle gestioni delle fasi di recupero delle esche artificiali. La caratteristica principale, secondo me, oltre a quello che è il design del corpo e il laser impact, ovvero questa tipologia di finiture interne dell'esca artificiale che emette una grande riflessione della luminosità, una delle caratteristiche principali, come dicevo, è la forma della paletta di testa, che in questo caso assume le caratteristiche di una aletta. La troviamo al centro dell'esca artificiale, nella parte alta della testa, e rappresenta, secondo me, sia una caratteristica che aumenta la stabilità durante la fase di nuoto, permettendoci un rolling solo nella parte posteriore dell'esca, quindi verso la coda, e soprattutto ci aumenta la distanza raggiunta in fase di lancio, perché rappresenta un po' quelle che sono le alette delle frecce, quindi permette davvero un taglio dell'aria e ci permette, ecco, delle notevoli performance balistiche, soprattutto quando dobbiamo raggiungere distanze di lancio molto lunghe. Per quanto riguarda la forma è tipicamente molto simile al pesce foraggio e quindi da questo possiamo dedicarla alla stragrande maggioranza dei predatori che si nutrono di piccole acciughe, di sarde, di sgombretti, quindi ben si adatta alle forme, alle silhouette dei pesci esca più comuni predati dai pesci con cui ci confronteremo. Le vibrazioni in canna che ci trasmette questa esca artificiale durante la fase di recupero non sono tantissime, ci sono e aumentano soprattutto quando noi diminuiamo la velocità. Sentiamo proprio in canna diciamo lo scodinzolio della coda, che è quella che reagisce maggiormente sull'azione di nuoto. Per quanto riguarda il rattling interno, è un'esca silent, un'esca che è ideale per coprire situazioni di pesca in spot ad alta pressione di pesca, perché ecco, è un'esca che ci permette una presentazione sottotono, una cosa diversa da quella che solitamente viene fatta con le esche top water, i needle, i popper, quindi è un'esca che tende a avere poco impatto rumoroso verso l'ambiente e i predatori, quindi è comunque qualcosa di innovativo che molte volte può essere la differenza, può fare la differenza, può essere un dettaglio molto utile come alternativa nelle nostre sessioni di pesca, soprattutto quando vediamo che ci sono i pesci e non reagiscono alle altre esche, tra virgolette, convenzionali. Per quanto riguarda le ancorette, un ultimo focus di attenzione: sono davvero ben fatte e bilanciano perfettamente questa esca artificiale, assicurano una buona tenuta alla corrosione marina e sono predisposte in punti strategici dell'esca artificiale, non vanno mai diciamo, attorcigliarsi tra di loro e permettono una presa sicura anche verso le tocche timide da parte delle prede che si limitano a seguire l'esca senza mai decidersi, ecco, a sferrare l'attacco decisivo.
Il primo test che facciamo con questa esca artificiale è quello del lancio, perché dalle caratteristiche si evince subito che quest'esca, molto compatta come design, priva di paletta di testa, ecco, ci si aspetta davvero delle doti balistiche eccellenti. E guardando il risultato del nostro test di lancio lo possiamo confermare, anzi oltre quelle che erano le mie previsioni, la versione da 80 mm che pesa 32 grammi, quindi più leggera e più corta come lunghezza della versione del fratello maggiore da 120, ha raggiunto la distanza massima, 82 metri, e questa diciamo, misurazione è stata fatta con un'attrezzatura che ho utilizzato, come vedete anche in questo schema di riepilogo, quindi con una Favorite SX1 da 7,6 Max lure weight 50 grammi, mulinello Daiwa BG SV 5000 accoppiato a un filo trecciato da 0,16 della Daiwa J-Braid. Diciamo che questo secondo me rappresenta anche l'attrezzatura ideale con cui lanciare e recuperare e gestire questa esca artificiale. Non andrei su attrezzature più leggere per il semplice fatto che comunque è un'esca che per essere manovrata, per essere gestita in un certo modo ha bisogno di un'attrezzatura medio potente. Passiamo adesso a fare una valutazione assegnando le stelle a quelle che sono le performance di questa esca artificiale. Lanciabilità 5 stelle. Nella mia cassettina attualmente non c'è un'esca artificiale che raggiunge queste distanze, quindi se il nostro obiettivo è un predatore che si trova a 80 metri, questa è l'unica esca che è capace di raggiungere questa distanza, ovviamente di questa tipologia, se noi non vogliamo utilizzare altre esche come ad esempio i jig. Un'esca dalla facilità d'uso media, diciamo un'esca un po' adatta a tutti, che però ha in sé anche un limite, perché chi è abituato a gestire le fasi dell'esca, a muovere, a cercare, diciamo qui è un po' un limite, non è un'esca che si presta a continui cambi di direzione, possiamo soltanto agire principalmente sulla velocità, quindi anche per questo 2 stelle alla personalizzazione delle fasi di recupero. 5 stelle all'innovazione, perché sia la tecnologia Laser Impact che va a definire la capacità di riflettere la luce con il corpo dell'esca artificiale e soprattutto la letta di testa rappresenta un'innovazione nel settore, qualcosa di davvero mai visto fino ad oggi. Prezzo 3 stelle, diciamo nella media, perché come rapporto qualità-prezzo il prezzo si colloca in una fascia che secondo me è quella giusta, soprattutto se consideriamo lo studio, la ricerca che è stata fatta su questa esca artificiale, l'importazione, la distribuzione e la vendita al dettaglio. In conclusione di questo video tiriamo un po' le somme, facciamo un'analisi dei pro principali e dei contro. Come pro io penso che la lanciabilità, l'innovazione e le forme realistiche siano davvero il punto a favore di questa esca artificiale. Come contro invece diciamo che se siamo in condizioni di mare mosso, quindi abbiamo bisogno di far sentire maggiormente la nostra esca artificiale, è un'esca che emette poche vibrazioni e per essere gestita in modo efficace ha bisogno di un'attrezzatura adeguata, quindi necessitiamo di una canna medio potente. In conclusione ringrazio tutti voi per la visione di questo video, vi ricordo che è stato realizzato grazie alla collaborazione con lo shop topwater.it. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale o abbonarvi per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Sullo shop Amazon ci sono le guide realizzate sia in formato ebook che cartaceo. L'acquisto delle guide e l'iscrizione al canale è l'unico modo per supportare il progetto. Noi ci vediamo il prossimo come sempre su Planet Spin. Ciao ragazzi!